Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi voglio farvi vedere una tecnica molto semplice. Abbiamo bisogno di poche attrezzature ed è anche molto catturante. E tra l'altro è una tecnica non troppo praticata lungo il nostro litorale. Sto parlando della pesca dalla spiaggia alla ricerca sicuramente di spigole, ma con questa tecnica possiamo catturare anche dei sarachi, delle orate, dei pesci importanti. Non avremo disturbo eccessivo di pesciolini e la possiamo praticare ovunque. Basta avere 1 metro di profondità a circa 15 metri di distanza dalla spiaggia. Non dobbiamo cercare profondità oltre il 1,5 metri, massimo i 2 metri, e abbiamo bisogno di una bolognese. Io in questo caso ho rispolverato la Sirenia Light da 5 metri, possiamo praticarla con una 5 o una 6 metri, chiaramente un mulinello imbobbinato con dello 0,14 o dello 0,16 e un galleggiante a tubetto. Io lo chiamo a tubetto, ma in realtà è un galleggiantino all'inglese che ci consentirà di praticare un'azione di pesca soddisfacente. Questa tecnica si può praticare sia con galleggiantino all'inglese e sia con una bolognese con un galleggiante piombatino. Già il fatto che piombatino si avvicina molto alle caratteristiche dell'inglesino. La differenza qual è? Che con la bolognese, con il piombatino, dovremo disporre di una canna sicuramente più lunga, perché l'azione del vento sul galleggiante sarà più evidente, mentre invece con il galleggiantino all'inglese basta una 5 o 6 metri e potremo pescare in maniera molto soddisfacente anche con un mare abbastanza formato come in questa occasione. Quello che è importante è non sovrattarare il galleggiante, dovremmo lasciare 1 centimetro grosso modo di bulbo, perché il galleggiante dovrà copiare sempre la superficie e la cresta e il capo dell'onda. E comunque vi faccio vedere, semplice e vi assicuro catturante. Avremo bisogno di una fiondina, del bigattino, tutto qui. Attrezzatura semplice e pesca molto divertente, soprattutto da praticare nei periodi caldi, e quindi perfetta per chi è in camping al mare, per chi è in vacanza al mare e per chi abita vicino al mare. Le ore migliori, più redditizie per questa tecnica sono come al solito i cambi di luce, quindi dall'alba della mattina abbiamo abboccate molto frequenti in uno spazio abbastanza ridotto. Generalmente c'è un'ora di forte attività e poi non vediamo più una boccata. Il pomeriggio abbiamo meno frequenza di abboccate, ma abbiamo un arco temporale maggiore, ovvero possiamo pescare da 2 ore, anche oltre 2 ore prima del tramonto, fino al tramonto stesso. Non conosco lo spot, ci troviamo sul litorale di Ostia e vediamo insieme come prepararci. Prende filo, dobbiamo fare molta attenzione, abbiamo un terminale dello 0095 e un amo del 22, un 610. Allora, partiamo dal galleggiante. Questo è un HT Blue insert. Perché? Perché ha un insert da 3 mm, un'antenna cava per una maggiore visibilità ed ha una testa con la piombatura variabile. Abbiamo delle rondelline da mezzo grammo, il galleggiante è un 3 grammi ed ho lasciato 1 grammo di rondelline nella testa, quindi abbiamo disponibili 2 grammi con cui faremo la piombatura. All'estremità del galleggiante, la testa è munita di una girellina, ho montato un attacchetto per poter far scorrere il galleggiante lungo il filo. Quindi come procediamo? Facciamo passare il filo nel foro dell'attacchetto e
abbiamo realizzato un nodo scorrevole con del filo per le legature delle canne che faccia da battuta, vedete? L'attacchetto non passa, quindi questo farà da stopper. Proveremo a spiaggiarla, è un'abitudine, generalmente non uso il guadino in queste condizioni e poi vi confesso, a me piace. Ora vi faccio vedere come si realizza il nodo per lo stop del galleggiante. Immagino che lo saprete fare in moltissimi, è molto semplice, però c'è sempre qualcuno che magari ha bisogno di sapere come si esegue. Allora, questo è un filo per le legature delle canne, io utilizzo questo, poi c'è chi ancora usa il cotone, c'è chi usa un filo interdentale molto sottile, voglio dire, dobbiamo utilizzare un filo che comunque vediamo che è tenace, rimane senza che si sposti senza volerlo e che abbia la capacità di scorrere sul filo per le variazioni di profondità che dovremo fare. Allora, passo il filo per il nodo dietro al filo del mulinello e guardate, e lo fermo, poi eseguo, io ne faccio 6, per 6 volte passo il capo all'interno del loop, tengo il capo, prendo anche l'altro, attenzione, quando vado a serrare bisogna essere sicuri che le spire non si accavallino, guardate, praticamente il nodo deve rimanere perfettamente cilindrico. A quel punto lo bagnate, all'inizio tirate sempre il filo per il nodo e il filo di nylon da ambo le parti insieme, serratelo così, dopodiché con le unghie serrate da una parte e serrate dall'altra. Mi raccomando, il nodo deve rimanere cilindrico, non deve avere delle escrescenze e ecco fatto, è ben serrato, scorre, togliete le eccedenze. Vi consiglio di lasciarlo sempre un pochino più lungo, perché se qualora il nodo si allentasse potrete sempre serrarlo di nuovo. Comunque se ben eseguito non si allenta mai. Ecco qui, vedete?
E adesso salutiamo la nostra amica che ci ha fatto divertire. Mentre costruiamo la lenza, la prima cosa che faremo è quella di fissare una girellina. Fissiamo una girellina. Ecco qui, a questo punto siamo sicuri che il galleggiante non potrà uscire di nuovo dal filo. Ora pensiamo alla piombatura. Per prima cosa fisso due pallini da 0,42 del 2,0 che faranno da bulk. E rendiamoli scorrevoli perché l'altezza del bulk determinerà anche la geometria della lenza. Quindi vi ricordate? Pressione a 90 gradi praticamente sulla spaccatura e il pallino diventa scorrevole. Ecco qua. Ed ora facciamo la piombatura. Il mare è abbastanza mosso, quindi utilizzeremo dei pallini del 10, ma in situazioni di mare calmo potremo anche utilizzare un numero 12. Chiaramente con il mare più mosso potremmo utilizzare anche un 9 o addirittura un 8. Ecco qui, facciamo in modo che scorrano. Ecco, abbiamo disposto la piombatura, mi sono orientato da questa parte per farvi vedere bene la geometria. Allora, qui ho la girella dove ho messo un pallino sopra la girella. Generalmente non ce l'ho messo, ma viste le condizioni del mare ho preferito metterlo. E poi ho una scalata di pallini del 10 qui sotto il bulk, vedete? Sono una decina, e il bulk con circa 15 cm di scorrimento tra il bulk e il fiocchettino. Quindi 1,50 m, che è la profondità che abbiamo in questo spot, distribuito con una decina di pallini. I primi due stanno a 22-23 cm e gli ultimi due verso sotto il bulk sono a una quindicina di centimetri, quindi abbiamo leggermente chiuso la lenza verso l'alto. Per la condizione di mare molto calmo e acqua molto limpida abbiamo realizzato questa lenza, una girellina rolling del 22 libera senza nessun pallino, e abbiamo utilizzato pallini del numero 12, vedete, molto piccoli. Ne abbiamo messi 8 e girella libera circa 22 cm dalla girella il primo pallino, e poi leggermente a stringersi, ma se qui siamo a 22 l'ultimo pallino sarà a 18, a una distanza dal bulk saranno altri 18 cm. Quindi abbiamo questa scalata, una lenza morbidissima, e lasciamo al solito 15 o 20 cm di scorrimento tra il fiocco e il bulk.
Il guadino, salvo prede particolarmente grandi, non serve. Con questa lenza vi faccio una considerazione. Devo pescare le spigole nei porti su un fondale di 5 metri. Bene. Posso portare il bulk a 2 metri, 2 metri e mezzo dalla girellina, diluire ancora di più questa piombatura, ovvero fare una distanza magari di 30 cm anziché 20. 3x8, 24, abbiamo un pallino ogni 30 cm per un totale di 2,40 metri, dove ci sarà il bulk e potremo far scorrere il galleggiante gli ulteriori metri a cui intendiamo sviluppare la pesca. Possiamo sostituire i pallini, il 12 è piccolino, possiamo mettere un 11, un 10, un 9, non è un problema. Con questa lenza con cui stiamo pescando dalla spiaggia su 1,20 metro, 1,30 m di profondità, possiamo chiudere la canna, andare in un porto con 6 metri di profondità, spostare il noro dello stop alla distanza desiderata e pescare agevolmente anche sul fondo. Dobbiamo pescare saraghi, potremo portare il bulk un pochino più basso, non so, a 1 metro dalla girellina, e avremo una lenza che tiene più la profondità. Con questo concetto, bulk e pallini, possiamo affrontare qualsiasi spot. Al limite dovremo cambiare i pallini della parte attiva della lenza, ma possiamo pescare egregiamente su fondali compresi tra il 1 metro e 5 o 6 metri. Allora abbiamo fondali più impegnativi, dovremo aumentare la pesantezza del bulk, magari utilizzare un galleggiante più pesante. Il bulk può essere anche di 3 grammi, 4 grammi, possiamo anche mettere una biglia da 6-8 grammi. Dobbiamo pescare le orate in un porto con 10 metri di profondità. Bene, al posto del bulk mettiamo una biglia, un galleggiante scorrevole, chiaramente montato con lo stesso identico criterio, che ha una portata sufficiente a tenere la biglia di 10 grammi, di 8 grammi, più la parte attiva della piombatura, e noi potremo pescare ovunque. Ora appenderemo il finale che realizzerò con uno 0,125. In queste condizioni di mare pescare più sottili non credo che servirebbe a qualcosa, ed un amo del 18 del 601, 18 perché pescheremo con 2 bigattini sull'amo. Con il mare calmo, l'acqua limpida e tutto quanto potremo scendere a uno 0,10, anche uno 0,09 ed un amo del 20 per pescare con un solo bigattino sull'amo. Faremo un finale di circa 130 cm, tenendo conto che in queste condizioni 130 già va bene, andrebbe bene anche 1 metro. In condizioni di mare pulito, mare calmo e quindi pesci molto sospettosi, potremo arrivare anche a 1,50 m, 1,60 m di terminale. La piombatura molto aperta, diluita e soprattutto leggera serve a permettere alla nostra lenza e alla nostra esca di fluttuare sul fondo. Più la nostra esca sarà libera, più la piombatura ed il terminale copieranno i movimenti della corrente e più la nostra esca sarà adescata. Quindi privilegiamo al massimo la morbidezza della lenza e del terminale, anche perché teniamo conto che pescheremo con tutto il terminale sul fondo. Quindi attacchiamo il terminale,
io lo faccio in questo modo, faccio 6 o 7 giri, è un nodo semplicissimo, e poi entro sull'asola che rimane circa 1,30 m di terminale e leghiamo il nostro 601 del 18. Quando usate i fluorocarbon a me è sembrato che troppe sfire non vadano bene, quindi io ne farò 6 o 7, bagnare sempre il nodo, c'è il vento che non aiuta, filo sempre all'interno della paletta, facciamo scorrere il nodo, ecco qui il nostro 601 e sullo sfondo non so esattamente come si chiama, però come si chiama la disciplina, lo sport che sta facendo, sta approfittando del vento. Quando poi dobbiamo scendere di misura di amo per l'acqua pulita, per il mare calmo, nella misura del 20 preferisco usare il 601, che comunque mantiene un ottimo spessore e mi dà garanzie di tenuta anche con pesci d'Italia. Quando però vado su una misura ancora più piccola del 22 per innescare un solo bigattino, preferisco il 610, che ha uno spessore maggiore, un 33 centesimi di diametro, e con questo amo abbiamo la possibilità di portare a buon fine anche catture di dimensioni importanti. Comunque sono le due serie che secondo me sono le più adatte per la pesca alla spigola con il bigattino. Dicevamo, questa pesca la possiamo anche praticare con una canna bolognese, e a questo punto dovremmo utilizzare un piombatino come il Tide, in questo caso è 1,25 più 0,75, con possibilmente una forma non a goccia ma, come possiamo dire, a carota, ovvero con la parte più larga verso l'alto, ovvero il baricentro in alto. Il baricentro alto ci aiuta moltissimo quando c'è un sistema ondoso, quando dobbiamo avere un galleggiante che copia la superficie nonostante il moto ondoso. Non è un galleggiante idoneo per la trattenuta, perché per la trattenuta, vi ricordate, a Fiumara utilizziamo una goccia, ovvero l'onda orange, perché dobbiamo trattenere la lenza in virtù della corrente. E qui che lasceremo il galleggiante abbastanza libero, molto meglio per vincere il problema del sistema ondoso, un galleggiante con il baricentro alto. Il Tide è anche passante, ha il tubetto passante, quindi è un galleggiante anche estremamente robusto e ha una portata di 0,75, il resto è unito al corpo del galleggiante stesso.
Per quanto riguarda la geometria della lenza e i terminali da utilizzare, tutto rimane invariato dalla bolla inglese, come l'ho chiamata io. L'unica differenza è legata al fatto che le leggianti piombadine generalmente hanno una portata di 0,75 grammi e qualora voi aveste bisogno di una piombatura più leggera potrete posizionare la piombatura in eccesso appena al di sotto della deriva del galleggiante. Un'altra cosa che credo sia d'aiuto, immaginate che siete sulla spiaggia e volete praticare una pesca a una distanza importante, oppure avete un canalone dove intendete pescarci sempre chiaramente dentro e sorgono i problemi della distanza, ma sono la distanza giusta? Mi sembrava più fuori, mi sembrava più dietro e rimangono sempre dubbi. Ora, un pezzo di filo, sempre quello con cui abbiamo fatto lo stopper per lo scorrevole. Allora, qualsiasi filo per le legature delle canne è composto da 3 cordoli e se su un capo lo giriamo in senso contrario possiamo vedere bene i 3 cordoli. Per favorire un ottimo scorrimento ne tolgo uno, facciamo così, guardate, ne prendo uno, tengo e sfilo via e ne rimangono 2. Con questi 2 vado a fare un fiocco alla distanza desiderata, vi faccio vedere come. Seguite bene, lancio il galleggiante oltre la distanza a cui intendo pescare, dove ho sondato, quantomeno conosco le caratteristiche del fondale. Recupero con il mulinello e porto il galleggiante con il filo, la canna e il galleggiante senza eccessive pance, sul punto esatto che ho stabilito. Blocco il mulinello, mi fermo ed eseguo lo stesso nodo che abbiamo fatto per lo stop del galleggiante appena sopra il filo che fuoriesce dal mulinello. Allora, prendo il filo ed eseguo lo stesso identico nodo che abbiamo fatto per lo stopper. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri. Vado a serrarlo lentamente per controllare che non si formino degli accavallamenti. Quando ci prova, come in questo caso, ritirate il nodo ai capi. Eccolo qui, lo bagniamo da una parte, dall'altra con le unghie, scorre ma è ben serrato. E poi, particolarità, vado a tagliare i baffi lasciandoli molto più lunghi, non come il nodo dello stopper, ma lasciando circa 4 cm di baffi. Vedete, sono molto visibili. Abbiamo tolto un cordolo, quindi avvertiremo solamente un piccolo rumore quando esce dagli anelli, che ci darà anche il segnale che il riferimento è uscito, quindi siamo a posto per recuperare e metterci alla distanza desiderata. Giriamo, recuperiamo il mulinello e vedete, ecco il fiocco e siamo alla distanza che abbiamo stabilito in maniera molto precisa. Questa è una pratica che abbiamo rubato alla pesca all'inglese, dove è necessario, in virtù della pasturazione spesso fatta con sfarinati, quindi molto precisa e molto concentrata, per poter pescare esattamente sulla zona dove stiamo pasturando, ma anche al mare, come dicevo, in presenza di un canalone o anche su una pesca più distante, magari non con il bigattino ma con altre esche, quando dobbiamo essere sicuri che stiamo pescando magari a una distanza di 30 metri, anche di più, e dobbiamo individuare una zona ben precisa. Questo dispositivo ci aiuta sicuramente ad essere più precisi. Mi raccomando, per questa pesca, come già ho detto, il requisito essenziale, importantissimo, è la leggerezza. Con il mare mosso potremo pescare sicuramente con un terminale un pochino più grosso, potremmo arrivare a uno 0,12,
e con il mare abbastanza calmo e con l'acqua limpida sicuramente saremo costretti a pescare ancora più leggeri con dei terminali sottili e dei riami piccoli per arrivare fino all'innesco di un solo bigattino, un amo del 20 o addirittura del 22. Il concetto però fondamentale è quello di avere una lenza, un terminale, un amo, perché qui il requisito più importante è la leggerezza. Leggerezza perché? Perché la nostra lenza, la nostra esca, il nostro terminale, la nostra piombatura deve copiare ogni piccolo sussulto della corrente e da qui potete capire che è fondamentale un filo sottile, sia per la visibilità ma soprattutto per la naturalezza e la leggerezza che conferisce alla nostra esca. Un amo leggero perché la nostra larva dovrà fluttuare sul fondo. Questa, come dicevamo, è una pesca che si sviluppa sul fondo, quindi nel fondale sabbioso appoggeremo tutto o gran parte del terminale in terra ed è fondamentale che la nostra esca segue in maniera più naturale possibile le nostre larve che lanciamo per la pasturazione. Deve praticamente confondere. Un accessorio fondamentale per questo tipo di pesca è la fionda per il bigattino, con cui dovremo lanciare le nostre larve dipendentemente dalla profondità, dalla corrente e dalla risacca, come analizzeremo di seguito. Come pasturiamo? Questa è una Precision Medium, è la fionda che uso per questo tipo di pesca, ha un'ottima gittata, raggiungiamo agevolmente i 20 metri d'oltre e qualora avessimo una condizione di vento importante o dovessimo gettare in acqua quantità maggiori abbiamo la Precision Catapult che ha degli elastici da 4,5 mm, sono molto più potenti e con questa possiamo raggiungere distanze anche maggiori. Precision Medium e Precision Catapult. Come pasturiamo? La pasturazione è fatta di due componenti essenziali, che è la frequenza e la quantità. Partiamo dal presupposto che qualora ci fosse molta corrente dovremo privilegiare la frequenza e ridurre la quantità, perché se pasturiamo troppo poco frequentemente avremo i pesci che vanno dietro le larve che vengono trasportate dalla corrente. Viceversa, se il moto ondoso, la corrente non è tale da spostare le larve molto velocemente, possiamo fare delle pasturazioni con un pochino più di quantità e una frequenza inferiore, perché le nostre amiche dovranno trovare le nostre larve che vengono trascinate da una corrente che però dicevamo esigua e quindi le avremo nella zona di pesca per lungo tempo. Invece se abbiamo una corrente molto sviluppata per cui le nostre larve sono di passaggio nella nostra zona di pesca, dovremo adottare una pasturazione più frequente con meno quantità. Perché? Perché dovremo costringere i pesci a risalire la scia della pasturazione. È un po' quello che avviene quando peschiamo anche nelle foci dove l'acqua cammina, dove siamo costretti a gettare piccolissime quantità in maniera molto frequente, ovvero costringere i pesci a risalire la scia della pasturazione. In condizioni di vento sfavorevoli, appena che abbiamo lanciato, mettiamo subito la canna bassa, appoggiamo il filo sull'acqua il più dritto possibile per non far prendere troppe pance al vento. Quindi appena lanciato abbasso la canna, chiudo l'archetto e tengo il filo dritto al galleggiante, così possiamo ritardare gli effetti delle pance che nuocciono veramente molto alla qualità della passata. Teniamo la punta della canna un po' alta e il filo che esce cerchiamo di tenerlo al di là di dove rompono le onde e questo ci consentirà di fare accostare meno il galleggiante. Vedete? Chiudo il filo con il dito,
canna bassa e poi chiudo l'archetto. L'importante è che il filo sia dritto al galleggiante. Quando il filo si allenta facciamo un giro di mulinello, 2, quello che serve. Dimenticavo, quando lanciate queste lenze con molti pallini che non creano problemi di ingarbuglio, però cerchiamo di tenere il galleggiante ben staccato dalla punta della canna, 1 metro, 1,20 m, 1,5 m, per chi è abituato a girare la canna. La pasturazione, chiaramente, quando c'è moto ondoso, facciamola sempre decisamente più corta del punto dove peschiamo, perché la risacca, come sapete, porta le larve verso il largo. Quindi possiamo anche pasturare molto vicino alla riva e saremo sicuri che comunque, seguendo la scia di corrente, importantissimo, saremo sicuri che incroceremo le nostre larve. Come pasturiamo? Vi ricordate, in corrente e soprattutto in un fondale sassoso dove peschiamo al di sopra dei sassi, pochissime quantità con molta frequenza. Sul fondale sabbioso invece facciamo dei cestellini pieni, 1 o 2, non troppo frequentemente. Perché? Perché dobbiamo costringere le nostre amiche a prendere le larve che sono depositate sul fondo e che seguono il flusso della corrente. Quindi ogni 10 minuti, 8 minuti, 12 minuti possiamo lanciare 1 o 2 cestelli di larve, sempre allo stesso punto. Quello che è importante è cercare di cogliere la corrente presente, quindi far sì che il galleggiante segua la corrente e sia sottoposto all'azione del vento il meno possibile. È per questo che stiamo pescando con un galleggiantino all'inglese, perché con il filo poggiato sull'acqua addirittura potremmo affondarlo, però è sufficiente poggiare il filo sull'acqua in questa circostanza e vediamo che il galleggiante segue l'andamento della corrente. Questo è determinante perché la nostra esca, per avere probabilità di catture, deve incrociare praticamente la nostra pasturazione. Bene amici, questo video tutorial termina qui. È una tecnica molto divertente, molto catturante e soprattutto molto semplice. Abbiamo bisogno, come avete potuto vedere, di pochissime attrezzature e vi assicuro che vi darà l'opportunità di fare belle catture e soprattutto di divertirvi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. In ogni modo, se avete dubbi o quesiti da pormi, attraverso la pagina di Trabucco Fishing potete commentare e sarò ben lieto di rispondervi. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Massimo e Trabucco Fishing. A presto!